Se ti piacciono i video su questo canale, iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato. L'Imam Ro-57 è stato un aereo da caccia bimotore italiano utilizzato dalla Regia Aeronautica durante la Seconda Guerra Mondiale. Progettato dall'ingegner Giovanni Galasso per le industrie meccaniche aeronautiche meridionali, da cui la sigla Imam, nacque originariamente come caccia pesante a lungo raggio nel 1939, ma entrò in servizio solo nel 1943. L'idea originale dell'Imam Ro-57 è figlia dello stesso concorso della Regia Aeronautica del febbraio del 1936 per un caccia-assaltatore dai quali usciranno il Breda 88 e il Fiat CR25. L'Imam Ro-57 fu una delle prime realizzazioni italiane con ala a struttura a cassone in lega leggera. L'ingegner Giovanni Galasso, capo progettista, venne assistito dall'ingegner Pietro Callerio e per i calcoli dall'ingegner Manlio Fiore. Il primo volo del prototipo con matricola militare 407 avvenne all'inizio del 1939 presso l'aeroporto di Napoli Capodichino, ai comandi del collaudatore Aldo Ligabò. Nel maggio del 1939 l'aereo venne presentato ufficialmente al primo congresso internazionale dei giornalisti aeronautici. I piloti del centro sperimentale di Guidonia, nel compiere la valutazione dell'aereo, ebbero modo di constatare che le prestazioni dichiarate dalla ditta venivano effettivamente raggiunte, apprezzandone le qualità di volo. Le buone doti del Ro-57 lo misero sullo stesso piano del migliore caccia monomotore italiano dell'epoca, cioè il Macchi MC200. Tuttavia, a fronte di una maggiore autonomia rispetto al cacciamacchi, il limite di quest'aereo fu l'armamento consistente nelle due sole mitragliatrici da 12,7 in caccia, che tuttavia, essendo posizionate nel muso, non soffrivano dei consueti problemi di sincronizzazione. Il Ro-57 rimase allo stadio di prototipo per molto tempo, finché nel corso del 1941 venne realizzata una versione bis, dotata di 2 cannoncini Mauser e di un attacco ventrale per sgancio in picchiata di una bomba, con l'aggiunta di freni di picchiata sulle ali. Queste modifiche, cioè il voler adattare un intercettore al ruolo di bombardiere assaltatore, mantenendo peraltro le stesse unità motrici, ma soprattutto il lungo tempo trascorso, resero vane le modifiche e fu evidente lo scadere delle prestazioni. Il Ro-57 bis infatti perse le originarie doti di arrampicatore, ebbe una ridotta autonomia operativa, presentò problemi di surriscaldamento del motore a rotazione destrorsa a causa di un singolare effetto aerodinamico che ne rendeva insufficiente la lubrificazione ed infine presentò una scarsa stabilità nella manovra a tuffo, con la conseguente imprecisione nel collocare il munizionamento di caduta. Nonostante questi gravi limiti, la Regia Aeronautica richiese una serie di 200 esemplari, successivamente ridotta a 90. L'Imam Ro-57 era un monoplano bimotore monoposto ad ala bassa a sbalzo a struttura interamente metallica. La fusoliera era di tipo ovoidale in traliccio in tubi di acciaio al cromo molibdeno saldati con rivestimento in duralluminio. Sul fondo della fusoliera, nella versione bis, vi era una finestra trasparente in plexiglass per il puntamento. Il posto di pilotaggio era corazzato ed era chiuso da una cappottina vetrata apribile per scorrimento all'indietro. La parte fissa era dotata di parabrezza in blindo vetro. La strumentazione era di tipo standard per la Regia Aeronautica e comprendeva una bussola OMI 03, un collimatore tipo San Giorgio, un anemometro OMI, un altimetro Salmoiraghi e un giro orizzonte o giro direzionale Salmoiraghi Sperry. L'impianto radio era di tipo TRC-30
Inoltre era installata nella parte inferiore del muso una macchina fotografica tipo robot a comando elettrico. L'ala era in un sol pezzo, biconvessa, metallica, a cassone in lega leggera, munita sul bordo d'attacco alare di 2 alule di tipo Handley Page per ciascuna semi-ala. Gli ipersostentatori e gli alettoni erano metallici con rivestimento in tela. I freni aerodinamici disposti sotto ciascuna semiala erano costituiti da una piastra di duralluminio con doppia serie di fessure trasversali. I piani di coda erano in duralluminio con rivestimento metallico, salvo le superfici mobili rivestite in tela. Il timone di direzione era compensato staticamente e aerodinamicamente. Lo stabilizzatore era controventato, con puntoni in tubo d'acciaio profilato. Il carrello di atterraggio era costituito da 2 gambe di forza principali, retrattili per rotazione all'indietro e a totale scomparsa nelle gondole motori. Il rotino di coda era montato su una forcella fissa, orientabile a richiamo automatico non retrattile. La propulsione era affidata a 2 radiali a 14 cilindri a doppia stella Fiat A74 RC38 da 870 cavalli ciascuno, che azionavano eliche tripala controrotanti di tipo metallico prodotte dalla Alfa Romeo, a passo variabile in volo e a giri costanti. Vi era un meccanismo nella leva di azionamento dei freni di picchiata che comandava direttamente il passo delle eliche per fornire l'assetto ottimale per il tuffo. Il comando era sia manuale sia automatico. I serbatoi per il carburante erano 3 ed erano situati nella fusoliera. L'anteriore aveva una capacità di 360 litri, il centrale di 160 litri e il posteriore di 505. L'olio motore era contenuto in 2 serbatoi della capacità di 54 litri, posti in ciascuna delle gondole motore. L'armamento nella versione caccia era costituito inizialmente da una mitragliatrice Breda Safat del calibro di 12,7 mm, con 440 colpi fissa in caccia nel muso. A partire dal 41esimo esemplare le armi divennero 2, con 290 colpi ciascuna, mentre nella versione assaltatore, denominata bis, le armi in caccia divennero 2 cannoncini Mauser MG 151-20. Nel bis il carico bellico di caduta era costituito da una bomba da 500 kg, disposta esternamente sotto la fusoliera, guidata al momento del lancio da una forcella distanziatrice. Era prevista anche la possibilità di utilizzare bombe da 250, 820 o 1000 kg. Vi erano inoltre 2 attacchi sotto ciascuna semiala per 2 bombe da 100 o 160 kg. L'Imam Ro-57 aveva un'apertura alare di 12,50 metri, era lungo 8,80 ed era alto 2,9. La superficie alare complessiva era di 23 metri quadrati, il peso a vuoto era di 3.110 kg e nella versione bis di 3.505. Il peso massimo al decollo era di 4.055 kg, mentre nella versione bis saliva a 4.585. La velocità massima era di 516 km/h a 5.250 metri di quota, mentre nella versione bis di 457 km/h a 4.650 metri. Il tempo di salita a 6.000 metri era di 7 minuti e 6 secondi, ma saliva a 12 minuti e 45 secondi nella versione bis. La tangenza massima era di 9.300 metri, per la versione bis di 8.850. L'autonomia era rispettivamente di 1.100 km e 930 nella versione bis. L'aereo non ebbe nessun peso nello sforzo bellico italiano, in quanto il primo ed unico reparto a cui questo aereo venne assegnato fu il 97esimo gruppo autonomo con la 226esima e 227esima squadriglia, ubicato a Ciampino. Nel febbraio del 1943 e all'atto dell'armistizio il personale stava ancora familiarizzando con la macchina, dato che la maggior parte del personale era costituito da giovani con limitatissime esperienze di volo. Il dissanguamento dei ranghi della Regia Aeronautica
impose di far volare piloti con non più di 200 ore di volo su un aereo dal pilotaggio complesso. Nel maggio del 1943 il reparto venne trasferito sull'aeroporto di Crotone e alla data del 9 luglio il reparto aveva in carico 15 RO-57. Il 13 luglio successivo l'aeroporto subì un pesante attacco da parte delle forze anglo-americane e vennero distrutti anche una decina di RO-57. Sopravvissero solo 4 velivoli che, utilizzando una striscia di decollo improvvisata, si portarono verso l'aeroporto di Tarquinia, utilizzando peraltro un solo motore per i noti problemi. Successivamente gli alleati trovarono RO-57 abbandonati in varie località della penisola, tutti quasi semidistrutti e solo qualcuno in discrete condizioni. L'Imam RO-57 fu un aereo dall'iter travagliato e dal potenziale inespresso. Era nato come cacciapesante, aveva caratteristiche promettenti ma non tali da soppiantare i più semplici monomotori. La successiva conversione ad assaltatore fu tardiva e non del tutto efficace. Resta il fatto che il RO-57 fu un progetto tecnicamente interessante, che dimostrava le capacità dell'industria aeronautica italiana di realizzare macchine all'avanguardia, ma che si scontrò con un contesto bellico difficile e mutevole, come quello della Seconda Guerra Mondiale.